Il dialogo e la relazione tra la scultura di Giuseppe Uncini e l'architettura vernacolare, arcaica del Trullo rappresenta un momento di incontro e di scontro, una opposizione e una vicinanza. Da un lato la forma totemica, schematica, lineare, molto compatta della scultura di Uncini, e dall'altro la forma circolare, aperta, organicista di questo Trullo. Insomma, due forme differenti ma accomunate dalla assoluta sintesi geometrica, formale. E poi anche da un punto di vista della materialità, il ricorso ai materiali industriali, artificiali, come il cemento, che si confronta con il materiale cavato dalla terra, il materiale naturale della pietra, del calcare. Eppure in entrambe queste soluzioni e queste differenze notiamo l'homo faber, colui che costruisce, plasma il territorio partendo dalla materia prima, quasi come una diretta estensione di sé, non dal punto di vista della monumentalità, ma più del costruire, dell'abitare di una serie di elementi. Ecco, gli elementi sono il punto di partenza del lavoro di Uncini, già alla metà degli anni 50. I suoi primi lavori hanno questi titoli molecolari, essenziali, le terre, i cementi, il mattone, quasi elementi primari. Da poi, subito dopo, si comincia a produrre lavori che si configurano come dimore, muri, armature, architetture, elementi più complessi, ma sempre caratterizzati da questa nudità, da questa forma assolutamente brutalista, questa espressione compatta della scultura che rivela e dichiara la sua stessa pelle, ma anche il suo interno, le sue armature, appunto. C'è nella scultura di Uncini un ricorrente accesso ad una volumetria prima che ci permette di accomunare Uncini ad una serie di riferimenti molto presenti nella sua consapevole ricerca, dal costruttivismo, ma anche Bauhaus, De Stijl, a elementi più arcaici che appartengono anche alla sua Fabriano, alla sua terra. Uncini proviene dalla terra del Rinascimento, il suo confronto con Piero della Francesca, con Masaccio, con gli autori di un primitivismo toscano è un momento fondamentale. La sua plastica scultorea è fatta di assonometrie, di geometrie, di prospettive, e poi c'è sempre questo elemento moderato, modulato, un complice fondamentale a partire dal 1966, ed è l'elemento dell'ombra.